Aggiornamento con le ultimissime notizie sull'Inter tra calciomercato e non solo. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio allora del nostro format in cui andiamo a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento e dobbiamo partire da una notizia che devo dire ha seminato il panico in questo momento tra i tifosi dell'Inter. È stata lanciata dal giornalista Riccardo Trevisani durante cronache di spogliatoio, Trevisani che è spesso affidabile anche su queste notizie. Vi faccio ascoltare che cosa ha detto e poi lo commentiamo. Però insomma il concetto che dico io è che l'Inter ha veramente la possibilità di andare in fondo dappertutto se smette di perdere i giocatori. In realtà ha perso pure Dumfries con l'Atalanta e credo che sarà fuori un bel peso, perché è il primo grado stiramento. Mi hanno perso un mesetto, cioè salta Derby, salta Bayern Monaco, Anderianda e può tornare forse per il derby di ritorno. Buonanotte. E tra l'altro molto deluso da questo che Teo Hernandez. Ecco, queste sono le parole di Trevisani che poi dopo ha aggiunto un paio di pezzi. Devo dire che mentre lo diceva è sembrato un attimino ritirarsi, come se avesse un po' il dubbio, però poi in realtà ha confermato parlando di un mese addirittura di stop e quindi se quello che dice Trevisani è vero relativo a questo infortunio che Dumfries ha avuto durante la gara con l'Atalanta, con Inzaghi che lo ha sostituito immediatamente, questo si traduce in un Dumfries che salterebbe l'Udinese al ritorno dalla sosta, Milan all'andata della semifinale di Coppa Italia, Parma, Bayern, andata e ritorno di Champions League, il Cagliari e quindi ci riproverebbe per la trasferta di Bologna e soprattutto il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Se tutto questo sarà confermato, dovesse essere confermato, sarebbe uno stop veramente pesantissimo perché si ferma di fatto il miglior giocatore dell'Inter nel 2025, da quando è iniziato il 2025, se non addirittura il miglior giocatore dell'Inter di tutta la stagione, ma lascio a voi sentenziare ecco, su chi è stato il migliore fino a qua. E soprattutto devo dire, in queste ore stavo preparando un'analisi mentre studiavo il Bayern Monaco e molta, diciamo, una gran parte della mia analisi sul come battere questo Bayern Monaco comunque ruotava attorno proprio a Denzel Dumfries che per me sarà un elemento fondamentale per l'Inter per tutta diciamo la parte finale della stagione ma in modo particolare per quella doppia sfida di Champions League quindi davvero sarebbe uno stop pesantissimo per l'Inter. C'è da dire che al momento non sono arrivate ancora conferme ufficiali su questa notizia, anzi da quello che ho capito all'Inter aspettano di rivedere Dumfries domani, mercoledì da piano o giovedì al rientro comunque da piano Gentile per gli allenamenti e da lì poi si capirà se dovrà fare degli esami aggiuntivi oppure no. Questo è quello che abbiamo capito e per quello che so io dopo la partita con l'Atalanta non c'era questa enorme preoccupazione sulle sue condizioni e si pensava ad un recupero per l'Udinese o comunque per il Milan nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Rimaniamo con il fiato sospeso, aspettiamo tra domani e giovedì, quindi se l'Inter farà dei comunicati e se ne sapremo di più. Io intanto vi invito a cliccare sul tasto mi piace e ad iscrivervi al canale così non vi perdete tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti che vi portiamo sul nostro canale, aggiornamenti quotidiani con le live che non si fermano anche durante la sosta e soprattutto vi ricordo che in descrizione trovate il link per entrare a far parte del nostro club dove quello non si ferma mai, 24 ore su 24 con tanti interisti da tutto il mondo per commentare tutte queste notizie e non soltanto, e anche per approfondire temi che durante la sosta possiamo prenderci con un po' più di calma. Quindi, dopo la sosta, in attesa di capire appunto le condizioni di Denzel Dumfries, dovrebbero invece recuperare regolarmente giocatori come Zalewski, Di Marco e Darmian che sono rimasti ad Appiano Gentile insieme a Thuram, questa sì che è una buonissima notizia, e a questi si aggiungono anche Sommer, Martinez che sono rimasti ad Appiano e non sono andati in nazionale come Carlos Augusto, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Correa e Zelinski anche chiaramente, che però recupererà per fine aprile Piotr Zelinski dal suo infortunio. Speriamo di recuperare tutti al meglio perché davvero ad aprile abbiamo la possibilità di decollare con un Inter che mi è sembrata più brillante dal punto di vista fisico, anche se, come dicevo anche domenica, chiaramente l'impegno col Feyenoord è stato usato anche un po' per rifiatare e quindi contro l'Inter, contro l'Atalanta questo sicuramente ha aiutato a livello di brillantezza, mentre ad aprile non ci sarà modo di fare tutti questi ragionamenti, tutte queste rotazioni settimanali e bisognerà ogni sfida affrontarla al 100%. Quindi questo ci condizionerà in questo finale, ma dall'altro lato speriamo ecco, che l'entusiasmo possa spingere ulteriormente le gambe. Sul nostro sito trovate l'elenco di tutti i giocatori
in nazionale e vi terremo aggiornati anche su come andranno con i report di ogni partita. Ci saranno Barella, Bastoni e Frattesi con l'Italia, c'è Bissek alla sua prima convocazione con la Germania, c'è Lautaro Martinez con l'Argentina che giocherà 2 partite di qualificazione al Mondiale, però speriamo che venga risparmiato, visto che c'è un grande Julian Alvarez anche con l'Argentina, speriamo giochi lui. Çalhanoğlu con la Turchia, Arnautovic con l'Austria, Pavard con la Francia, Taremi con l'Iran e Aslani invece con l'Albania affronterà Inghilterra e Andorra. Comunque sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti di tutti i giocatori come stanno andando giorno dopo giorno. Nel frattempo non si ferma nemmeno il calciomercato, quindi in questo format, come detto, mettiamo dentro un po' tutte le notizie più importanti. Sono arrivate proprio in queste ore, ragazzi, ulteriori conferme sul fatto che l'Inter abbia avuto e stia avendo tuttora dei contatti con l'entourage di Arda Güler, questo talento 2005, se non vado errato. Sì, perché ha un anno in meno di Nico Pass che è 2004, con l'entourage di Arda Güler che è in uscita dal Real Madrid, appunto, e si sta cercando una sistemazione e pare che, visto che poi in Turchia con la nazionale c'è Vincenzo Montella alla guida, abbia avuto anche un suggerimento nel, diciamo, approfondire la pista italiana, nel tenere viva la pista italiana, dove l'Inter si è mossa, si sta muovendo anche il Milan e sembrano un po' le 2 squadre più interessate, anche se, come dicevamo anche la settimana scorsa, l'Inter, da quello che capiamo, continua ad essere più interessata a Nico Pass, innanzitutto, anche se non è una trattativa semplice, per nulla semplice questa trattativa sicuramente per Nico Pass, nonostante l'Inter stia riuscendo comunque a convincere il papà del giocatore sul progetto nerazzurro grazie al pressing di Javier Zanetti, rimane però una pista comunque complicata. Ne riparleremo comunque in un altro contenuto con il nostro collega Giorgio Musso che troverete qua sul nostro canale, con cui facciamo un bel punto sul mercato. Detto questo, io continuo a far notare una cosa, ragazzi. Dopo aver preso negli anni Alexis Sanchez, poi Correa, l'Inter ci ha provato per Gudmundsson l'anno scorso in maniera molto forte, ci ha provato per Asensio e Joao Felix a gennaio. Ora si sta lavorando su 2 nomi come Arda Güler e appunto Nico Pass. Nico Pass è il secondo miglior dribblatore della Serie A dopo Nuno Tavares, secondo i dati della piattaforma WhoScored. Quindi sono tutti giocatori che hanno evidentemente delle caratteristiche in comune, cioè è evidente che l'Inter sta cercando di aggiungere un giocatore con questo tipo di qualità, uno che può rompere gli schemi, da poter mettere lì tra le linee offensive, che può inventarsi le giocate e aggiungere qualità, soprattutto dalla 3/4 in su. In tal senso è stata molto interessante dal mio punto di vista una chiamata che ha fatto Beppe Bergomi, che io ascolto sempre con grande interesse, in una intervista che ha concesso qualche ora fa, credo alla Rai, a Radio Anch'io Sport, esatto. Ehm, in questa intervista gli hanno chiesto praticamente un consiglio, ecco, per un colpo che dovrebbe fare l'Inter e, parlando appunto, l'Inter andrà a prendere profili giovani dal costo contenuto, ma che possono crescere cercando di mantenere l'attuale ossatura, magari con qualche partenza come Frattesi. Se dovevo fare un nome che mi piace è Isaksen della Lazio, che sta facendo molto bene ed è cresciuto tantissimo. Ora, non è una notizia, nel senso che non è che Bergomi dice l'Inter sta cercando di prendere Isaksen, non è una notizia, è più un consiglio di un giocatore che gli piace e che io ho condiviso perché è un giocatore che anche a me piace tantissimo, è un mancino schierato a destra, così può rientrare per il tiro e l'assist. È un giocatore che a me piaceva già dal suo arrivo alla Lazio e sto rosicando molto perché, perché come spesso mi capita, prendo questi giocatori che arrivano dall'estero al primo anno nella mia rosa al fantacalcio e poi invece esplodono al secondo anno. Mi è successo con Mertens, con Dzeko, con Ndoye, con Isaksen, eccetera, eccetera. Però ecco, quindi Isaksen mi piaceva, mi sta piacendo molto quest'anno, è cresciuto molto nella disciplina tattica soprattutto, sta diventando un'arma importantissima nel gioco di Baroni, è un giocatore su cui puoi lavorare con ancora margini di sviluppo molto interessanti. Chiaro che per vederlo nell'Inter di Inzaghi intanto bisogna trattare con la Lazio, che è sempre difficilissimo, poi al momento è più un esterno offensivo da binario sulla fascia, su e giù, per cui bisognerebbe farci un lavoro specifico per portarlo nel sistema di Simone Inzaghi, che però evidentemente un giocatore così lo sta cercando e sono sempre più indizi che vanno in questa direzione. Sono anche sicuro che molti di voi che ci stanno seguendo in questo momento staranno esultando, ecco, perché poi con l'addio sicuro di Correa, estremamente probabile di Arnautovic, qualcuno vocifera addirittura anche di Taremi, ma su questo francamente ci credo poco, il budget per fare un colpo importante lì davanti la prossima estate c'è, l'Inter può permetterselo, l'Inter farà investimenti come è stato già detto e anche con il cammino europeo non solo che sta facendo si può permettere all'Inter di fare un bel colpo mettendoci anche una fiche pesante a livello di cartellino, quindi
un giocatore di buon livello lì, di qualità e con queste caratteristiche, io immagino che verrà preso. Oltre chiaramente al difensore, perché adesso Acerbi arriva da un'altra grandissima prestazione, ha annullato anche Retegui, Lookman e non solo, e anche De Vrij sta facendo benissimo quest'anno assolutamente, per cui c'è chi dice che potrebbero restare entrambi. Io però continuo a dire che già quest'anno ci siamo presi un po' un rischio e in alcuni momenti della stagione l'abbiamo pagato con una difesa che è rimasta veramente molto molto corta. So che è difficile sostituire due giocatori così, soprattutto Acerbi per quello che rappresenta come caratteristiche, come leadership anche nel gruppo, ma bisogna avere anche il coraggio di pescare un altro giocatore per avere più garanzie fisiche l'anno prossimo, perché poi la prossima sarà un'altra stagione strana, con una preparazione molto complicata da fare col mondiale per club di mezzo. Ci auguriamo poi che possa essere un'altra stagione piena di partite come è stato quest'anno. Però ecco, ditemi voi se siete d'accordo o se bisogna invece confermare sia Acerbi che De Vrij oppure solo uno dei due, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Intanto due notizie per concludere. Come vi avevamo anticipato il 20 febbraio scorso su passioninter.com, ecco il nostro articolo, l'Inter sta effettivamente, concretamente lavorando al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Un rinnovo che, da quello che abbiamo saputo noi e che vi abbiamo riportato quindi più di un mese fa, sarebbe l'idea fino al 2028 e non al 2027 come stanno dicendo in tanti. Oggi la Gazzetta dello Sport conferma questa notizia che vi abbiamo riportato noi e parla lo stesso di contratto fino al 2028, aggiungendo un particolare, ovvero che c'è una concorrenza dalla Premier League che si sta facendo sempre più forte, cioè le sirene inglesi per Inzaghi sono tornate molto forti anche in questo momento, ma ci dicono ecco, che Inter e l'entourage del giocatore stanno trattando per prolungare l'accordo in tutta serenità, un accordo che scade nel 2026, ma sappiamo bene che Marotta è poco abituato ecco, ad aprire una stagione con l'allenatore in scadenza al termine della stagione, per cui immagino che si vorrà fare di tutto per evitarlo anche questa volta. Infine, una piccola nota di colore molto interessante, l'Italia di Spalletti si sta allenando da Piano Gentile per preparare la doppia sfida con la Germania in Nations League ed è stato aggregato anche un giovanissimo giocatore dell'Inter, un classe 2007 di cui vi condivido la scheda Transfer Market, Mattias Mancuso, questo è il nome del nostro giocatore, un centrocampista che tra l'altro Inzaghi già vede, nel senso che lo ha provato in allenamento qualche volta anche al posto di Mkhitaryan, da quello che abbiamo capito, classe 2007 già nel giro delle selezioni giovanili della nazionale italiana e si sta allenando in queste ore con la nazionale di Spalletti, che poi sui giovani comunque è sempre molto attento ed è una bella investitura per un giovanissimo nato a Milano tra l'altro che fa parte del settore giovanile dell'Inter, quindi chissà che non stia venendo fuori un altro gioiellino da tenere d'occhio soprattutto poi in vista anche dell'estate quando nascerà l'Under 23 che dovrebbe valorizzare tanti talenti nerazzurri e altri che arriveranno probabilmente in un mercato che sarà molto attivo anche in quel senso. Fatemi sapere che cosa ne pensate, qui sotto nei commenti aspetto i vostri commenti, poi li leggiamo in diretta alle 19:30 come sempre qua sul nostro canale. Vi ricordo passioninter.club se volete restare in contatto con noi e partecipare a tutti gli approfondimenti della sosta, trovate il link qui sotto per accedere anche con la novità dell'abbonamento mensile. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.